Forse anche tu la conosci, quella sconcertante sensazione di ineluttabilità, amara come la vita, di quando decidi di buttarla lì, di proporre quella novità, quel nuovo ristorante, quella nuova meta turistica che hai appena scoperto, quell'innovazione tecnologica di cui hai appena acquistato un cautissimo 12 mesi di abbonamento Early Bird. E c'è quella persona che ti ascolta. Quella persona ancora non lo sa, ma decide di disintegrare il tuo slancio di intraprendenza dicendo: Sì, veramente interessante, ma io non mi fido. Preferisco andare sul sicuro. Preferisco andare sul sicuro. adesso afferra questa sensazione, giovane pioniere. Conservala nel cuore per qualche istante e lasciati raccontare qualcosa. Il primo whisky italiano esce nel 2015. Fast forward al 2025 e ormai le distillerie italiane sono quasi 20. E io che sono una persona curiosa, entrata in questo mondo di recente, peraltro passando dalla porta sul retro, se c'è una novità mi piace darle una chance, anche al prezzo di prendermi un dolorosissimo palo nei denti. E il whisky italiano mi ha affascinato da subito, anche se lo conoscevo poco. Ma quando chiedi di whisky italiano, è lì che quell'amico, quel parente, quell'appassionato, quel bartender, è lì che quella persona, dalle lievi e, devo dire, sacrosante posizioni tradizionaliste, dice: ma sarà buono. Da quello che ho sentito mica lo fanno loro. L'ho assaggiato qualche anno fa, ma non mi ha convinto. Buono, ma si sente che è un whisky un po' giovane. Ricordi ancora quella sensazione, giovane pioniere? Ecco, io l'ho provata quando accoglievo con entusiasmo l'avvento del whisky italiano, circondato da un po' di sospetto e perplessità. Cioè, mi fanno in patria quel distillato che a me piace così tanto e tutto intorno a me il partito conservatore del whisky preferisce andare sul sicuro. E quindi dentro di me cominciava a ronzare quella vocina che diceva: forse hanno ragione, sei tu che non capisci. Forse il whisky italiano è davvero una E un po' mi è bollita sta cosa. Che poi puzza tanto di resistenza al cambiamento. Dicesi resistenza al cambiamento, reazione psicologica o comportamentale negativa che persone o gruppi possono manifestare di fronte a modifiche reali o percepite di sistemi, abitudini, ambienti, valori o pratiche consolidate. Può derivare dalla paura dell'ignoto, insicurezza, attaccamento allo status quo, perdita percepita di controllo o mancanza di fiducia nei confronti del cambiamento proposto. Mancanza di fiducia, appunto. Ma quando sei l'ultimo arrivato, se non ti danno fiducia, sai com'è? Fai un po' fatica, insomma. E invece, in un mondo dove è facile alzare il sopracciglio, io volevo stare dalla parte giusta della storia. Volevo dare fiducia e supportare quei 4 bischeri che si sono messi a fare whisky in Italia. E quindi sono passato all'azione. Questo video sarà lungo, ti avviso, giovane pioniere. Ho deciso di realizzare un'idea che avevo in mente da un po', rompendo le scatole a un po' di persone, per capire se questa diffidenza nei confronti dei distillatori nostrani fosse poi cosa giusta. Spoiler! E allora ho costruito un itinerario molto dettagliato in una zona in Italia ad alta densità di alambicchi. Fatto un sacco di telefonate. Ciao, sono Matteo Randazzo e voglio farti un'offerta che non puoi rifiutare. Rassicurato dette persone che non era uno scherzo telefonico, non era una minaccia di estorsione e non era un tentativo di vendita di un addolcitore d'acqua. Pianificato, incastrato, calendarizzato, visite, incontri, spostamenti e alloggi. Già con questo giochino è partita una bella quantità di tempo e di paper dollari. Ma dove vai? Tutta sta fatica e poi non gli racconti niente alle persone? Ti rivelo una scoperta che ho fatto. La cosa che per fare il blogger basta andare in giro col cellulare a fare un po' di video a caso, se ti piacerebbe, perché magari all'inizio i video YouTube si facevano secondo la raffinata tecnica René Ferretti. Se mi permetti, a cazzo di cane. Ma ora abbiamo tutti il palato fino. Vogliamo l'alta definizione, lo sfocato, il ritmo, l'esagerato. Senza tutte queste attenzioni, la cosa più probabile che farà il tuo video è schifo.
dando così ragione al tuo giudice interiore, quella vocina che ti dice: "Oh Matteo, sto video non si può vedere". E allora, 1. Ho fatto l'infarinatura fai da te di videomaking, composizione, inquadrature, messa a fuoco, eccetera, eccetera, eccetera. 2. Acquistato una considerevole quantità di attrezzature, microfoni, filtri, registratori, luci, treppiedi, cavi, eccetera, 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 che poi ho testato. E infine ho scelto a cosa rinunciare perché sennò lo zaino pesava 1,5 tonnellate. 3. Pianificato inquadrature, riprese, domande, processi che mi permettessero di testimoniare al meglio delle mie possibilità quello che stavo per fare. E finalmente si parte. Presto. Parecchio presto. Prima tappa nel cuore del Veneto, alla distilleria Poli. Distilleria storica. Di grappa però. È prima volta per me in una distilleria di grappa che però fa anche whisky. Quindi faccio visitona suggestiva e intervista con Jacopo Poli. E sì, ho rotto tantissimo le scatole per scomodare perfino il proprietario della distilleria, che comunque è il luogo più adatto per immergersi subito nel tema. In Italia abbiamo una lunga tradizione distillatoria e sappiamo il fatto nostro. E anche cominciare a riflettere sul fatto che forse qualcosa da perdere queste persone ce l'hanno prima di mettersi a fare whisky che non sia come minimo buono, tipo la reputazione. Percorso col whisky che da Poli si sublima in 2 espressioni: segretario di Stato e conclave. E questa riflessione te la fai peraltro camminando in un posto suggestivo dove l'esperienza della visita è super curata. Dopo 4 ore di viaggio e 3 ore di intensa visita, riparto leggermente cotto. Salutino ad un amico. Faccio già un saluto a casa a tutta la famiglia. E a Nanna. Seconda tappa. Trentino Pergolese per l'esattezza. Distilleria Fratelli Pisoni, storica azienda nota per la grappa e gli spumanti. Qui tento la fortuna, perché il loro primo whisky in realtà non è ancora uscito. Quindi penso, amen, male che vada mi faccio la visita. Se poi mi fanno assaggiare qualcosa, ben venga. E quindi altra mega visita in distilleria, tra grappa, whisky, spumante e sessione di assaggio molto approfondita. Ma il mio fascino evidentemente irretisce la dea bendata perché ella mi bacia. Più volte. Quindi colleziono parecchie botte di... E allora, 1. La mia guida è niente po' di meno che Matteo Pisoni, membro della famiglia e responsabile della produzione del whisky. 2. Becco la distilleria in produzione del terzo batch del loro whisky. 3. Matteo mi fa una masterclass di distillazione. 4. Per il terzo batch si distilla mais. Sapete quante distillerie in Europa distillano mais? Pochissime. 5. Il whisky work in progress? Ebbene sì, lo assaggio in ben 3 versioni. Ma se ti dico tutto adesso che gusto c'è? E quindi... Terza tappa, vado a Mezzo Lombardo, distilleria Villa de Varda. Altro nome storico per la grappa, che da 2 anni ha lanciato pure la linea whisky, dal nome in quota, whisky di montagna. Mi fa compagnia Mauro Dolzan, distillatore e membro della famiglia fondatrice della distilleria. Il menù prevede chiacchierata dietro le quinte, visita alla distilleria, museo della grappa, assaggione di tutti i whisky. Super sintesi, forte ricerca dello stile italiano, in ogni fase, dal cereale alla botte, ispirazione dal mondo vino, fermentazione, distillazione e uso dei legni molto particolari che non vedo l'ora di raccontare meglio. I whisky che assaggio sono single malt affinato in botte di Amarone, single malt affinato in botte di Passito di Pantelleria, single malt affinato in botte di Abete Rosso ed infine un rye fatto con 100% di segale. E per finire lascio un bel ricordo di me. A forza di chiacchierare faccio far tardi a Mauro ad un appuntamento. Fenomeno, eh? Ma non di solo whisky è fatto il Trentino. In tutto ciò decido quindi di rischiare anche la vita. Mi sto cagando tantissimo addosso, però sono arrivato in fondo. Porco demonio. Porco demonio. Si può dire porco demonio? Non lo so. Quarta tappa, continuo a salire fino a Termeno e vado da Ona.
Stiamo parlando di una delle più premiate distillerie d'Italia e, per la prima volta per me, anche specializzata in distillati di frutta. L'immaginavo a dirsi dentro di loro. Aber wer ist dieser Arsch, der sich in den Kopf gesetzt hat, über italienischen Whisky zu berichten? Sì, siamo già in zona tedescofona, ma inaspettatamente Simon ed Helmut mi fanno sentire come un amico di vecchia data. Helmut è il master distiller e mi accompagna nella visita e nell'assaggio. Ora, te considera che io faccio fatica a capire quanto sale mettere nell'acqua della pasta. Helmut invece, dal canto suo, sa distillare di tutto, dai distillati di frutta alla grappa, fino al nuovo arrivato whisky. E sì, mica sono venuto per caso. Si chiama Terlignum ed è parente della birra Forst, ma di questo parleremo nei prossimi video. Piccolo tip: talvolta capisco che i distillati di frutta danno dipendenza, dunque mannaggia a te se non te li provi. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. 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 Zum Wohl. Zum Wohl. Grazie. Grazie che sei venuto. Dal parcheggio di Rona vedo già la tappa successiva. Quinta tappa, Psenner. La distilleria produce dai distillati di frutta alla grappa fino al più recente whisky, denominato Eretico, il primo single malt italiano. Anche qui il nome della distilleria viene dalla famiglia fondatrice e proprio appartenente alla distilleria Psenner incontro Werner, anima, cuore e voce narrante della distilleria. Una guida che non ho paura a descrivere come un misto tra Virgilio e Robin Williams dei distillati. Quindi parte il sequestro di persona, con il mio felicissimo consenso, fatto di ore di visita, assaggi e aneddoti. La distilleria, un gioiello imponente in pieno fermento di idee. Psenner è nota per una cosa: maturare il whisky in botti di grappa, pratica talvolta bullizzata perché così il risultato sembrerebbe troppo simile alla grappa. Infatti, tra gli appassionati, spesso provoca sconcerto quando il whisky sa troppo di vino, di grappa, di porto, eccetera. Possiamo chiamare tutto questo integralismo snob? Ma anche sì, che poi non l'ho capita tutta questa battaglia contro gli invecchiamenti innovativi. Che vi hanno fatto di male quelli che provano a sperimentare e a tracciare strade nuove nella produzione di whisky? Se apri una distilleria, non te lo dice il dottore di fare per forza quello che è sempre stato fatto. E quindi Psenner è protagonista di un percorso di sperimentazione e libertà. Eretico, appunto. Sesta tappa, ancora più a nord, siamo a Brunico, una new entry del whisky italiano e la distilleria più sorprendente del mio viaggio. Codipa! Distilleria agricola nata dall'idea di Helmut e Amedeo, un posto un tantino nascosto. Mi do pure una pacca sulla spalla per averli stanati. Quando arrivo, Amedeo è in piena produzione, quindi la mia visita si trasforma presto in un'occupazione forzata di qualche ora, durante la quale rivesto volentieri il ruolo di Cicisbeo, che poi è la versione maschile di dama da compagnia. Questa tenetela del taschino che vi può far comodo. Quindi vivo la distilleria. Sono Charlie nella fabbrica di cioccolata o, per i più giovani, Homer nel paese del cioccolato. Assisto a mashing e distillazione mentre sono lì e assaggio tutto, spudoratamente. Il prodotto di ogni fase: wort, wash, new make, esperimenti, whisky work in progress e acqua. Perché sennò è dura. Prendere appunti, visione potente, materia prima ottima, mani capaci e whisky di alta qualità. E dietro tutto questo, persone eccezionali. Se cerchi intraprendenza nel dizionario troverai Codipa. Mi sbilancio. Sul decollo di Codipa io ci punto addirittura più di qualche lenticchia. Metti a verbale. E poi c'è il cuore, un progetto partito in punta di piedi, proprio come Whisky to You. È un'accoglienza d'amico. Io di questo posto mi sono innamorato. Ma non preoccuparti, te lo racconterò meglio in un video a parte. Ma Matteo, sei in uno dei posti più suggestivi d'Italia. Non lo vorrai mica perdere. A questa alleanza letale tra FOMO e raggiungimento della pace interiore ho dovuto cedere. E quindi mi sono fatto una bella passeggiata sul lago di Braies. Che ci sta. Se sei ad un'ora dal confine, e che fai? Non sconfini? E allora settima tappa, vado a Lienz, Austria, distilleria Kuenz. Metto in pausa la scoperta del whisky italiano e mi butto nel mondo del whisky europeo,
Un'altra goduria sulla quale, per dirla alla Montalbano, mi sono amminchiato. More, non è che li chiameresti te questi che parli tedesco? Quindi, visita con Florian Kuenz, il master distiller e proprietario. Imparo tante cose belle. Intanto, ridendo e scherzando, in Austria ci sono già una sessantina di distillerie e si stanno già dando una mano a vicenda per far crescere il movimento. Io questo spunto lo lascio qui, se qualcuno mi ascolta, per dire insomma. Distilleria agricola, fa anche distillate di frutta e altre cose. Strutture e location impeccabili. Siamo in Austria, dopo tutto, ma il whisky com'è? Ottimo, pure quello. Ma ciò che mi resta impresso è l'ossessione in senso buono per l'innovazione. Una cosa a caso, qua gli alambicchi sono scaldati a pellet. Gita austriaca decisamente fruttifera, danke auf Wiedersehen! Te lo ricordi Helmut, il mastro distillatore di Ona? Mi fa un numero incredibile. E quindi, ottava tappa, distilleria Mount Becker, assoluto fuori programma. Una distilleria per lo più sfuggita ai radar di noi appassionati. Dall'Austria torno in Alto Adige, a 2 passi da Vipiteno. Qui trovo anche un birrificio, un caseificio, una torrefazione. Tutto insieme. Non a caso l'intero edificio si chiama Genusshaus, Casa del Gusto. E incontro Manni, intento a distillare whisky. Chiacchierata mentre carica gli alambicchi e distilla, l'impressione generale è che sono appena finito in un posto che non fatico a definire estroso. E Manni è un artista senza troppi paletti. Poi, tac, sala di invecchiamento, a torre con ascensori per le botti e whisky bank. Di tutto questo vi parlerò nei prossimi video. Mount Becker, il nome della distilleria, annovera un whisky di mais, un rye e un single malt. Li assaggio tutti per chiaro dovere istituzionale. Lesson learned: Trentino is the new Scozia. Spuntano distillerie come funghi. Nona tappa! Distilleria Cuni a Glorenza, la prima distilleria italiana di whisky e l'ultima del mio viaggio. L'edificio è sempre un bel vedere. Ci sono già stato nel 2020, ma pare che tornare 2 volte nello stesso posto sia una pratica senza particolari controindicazioni. Ti dirò di più, può addirittura succedere che magari scopri qualcosa di diverso. Quindi eccomi, accompagnato dalla mia guida immaginaria Niccolò. Puni è l'apripista del whisky italiano, distilla per la prima volta nel 2012, ma la sua scelta è quella di fare whisky alla maniera scozzese. Oh, allora loro si salveranno dalla diffidenza. Purtroppo non proprio. Ma ora Puni ha cambiato i cereali utilizzati e i suoi whisky hanno qualche anno in più. Quindi ho fatto la mia visita pure qua e assaggiato di nuovo tutti i loro whisky, compreso il loro new make spaziale. E ho scoperto una cosa insospettabile, che se fai una cosa per anni e anni, piano piano diventi sempre più bravo. Qui finisce il mio viaggio e comincia il mio racconto. Nei prossimi video ci addentreremo sempre di più nel nascente mondo del whisky italiano, che cresce, sgomita, lotta, affina, ride e borbotta, ma si evolve con 1000 sfumature, prende la sua strada, a volte torna indietro, poi ne prende un'altra e via così. Un movimento che secondo me ha piena ragione di esistere, in tutte le sue forme. E allora, cara mia, caro mio, che sei arrivato fin qui, lascia che ti dica una cosa, anche se a volte ci sentiamo un po' bischeri a provare cose nuove, a proporre un minuscolo cambiamento in routine granitiche, a dare fiducia agli ultimi arrivati tra 1000 scetticismi e resistenze. Io credo che tutta la nostra intraprendenza un giorno sarà ripagata, se non per aver scoperto qualcosa di nuovo, quantomeno dentro di noi. Io ho macinato i chilometri, ma questo viaggio l'ho fatto per tutti noi. Curiosi, tolleranti, possibilisti, spiriti liberi, talvolta scottati, esploratori, pionieri, bischeri, ma contenti.